Oggi vi faccio vedere come preparare chankonabe. È conosciuta come il cibo abituale dei lottatori di sumo. In Giappone ci sono diverse case palestra dove si allenano, vivono e mangiano tutti insieme ogni giorno. Spesso quelli più giovani o fanno il turno per cucinare loro pasti. Per soddisfare i stomaci di numerosi lottatori di sumo era una ricetta comoda perché è quasi piatto unico, ma ci sono diversi cibi dentro, quindi anche dal punto di vista nutrizionale è perfetto. Ho fatto questo disegno per farvi capire come viene mangiata chankonabe. Ho disegnato troppo grande la pentola e i lottatori sembrano dei nanetti di Biancaneve, ma invece ognuno di loro peserebbe minimo 100 kg, 150 kg possono arrivare. E poi cucineranno anche qualche piatto più calorico e saporito, tipo carne fritto, carne saltato con la padella, così possono mangiare diverse tazze di riso bianco e cercano di ingrassare, prendere il peso, che è una necessità assoluta per essere lottatore di sumo forte. Inizialmente gli ingredienti principali del chankonabe erano bocconcini di pollo e polpette di macinato di pollo, perché nella partita del sumo perde se le mani toccano a terra. Siccome il pollo, come animale, sta in piedi con 2 zampe, invece altri animali, maiale, mucca, esempio, stanno con anche 2 zampe davanti, così per la scaramanzia mettevano solo pollo come carne, ma adesso mettono di tutto. Gli ingredienti e i dosi potete vedere nella descrizione. Per aprirla, cliccate la freccia che indica al basso che c'è subito sotto a destra di questo video. Stasera per mangiare chankonabe siamo in 4 e alla fine mangeremo anche udon con la zuppa rimanente. Udon sono spaghetti grossi giapponesi. Li ho fatti con la macchina per fare la pasta fresca e non avendo lo stampo giusto hanno la forma schiacciata, ma gli udon sono come dei picci senesi, anche più grossi. Voi potete comprare una confezione di udon secco in negozio biologico, negozio che hanno ingredienti orientali, e prima li bollite in acqua calda senza sale perché già lo contiene. Dopodiché li mettete nella zuppa calda e un po' di cipollotti tagliati fini fini. Sto per fare da 4 a 6 porzioni. Trittiamo metà cipolla, questa serve per fare delle polpette di pollo. Invece questa cipolla intera tagliamo grossolanamente. Abbiamo una carota, togliamo la buccia, tagliamo in diagonale con spessore circa 2 mm. Abbiamo 200 g di cipollotti, eliminiamo le radici e togliamo quella parte verde che tagliamo più sottile, invece quella parte bianco tagliamo grossolanamente. Parte verde aggiungiamo verso fine cottura. Abbiamo 180 g di cavolo cinese hakusai. Tagliamo circa 3 o 4 cm di larghezza. Quella parte foglie che è più morbido aggiungiamo dopo un po' di cottura. Abbiamo 100 g di cavolo cappuccio morbido, già eliminato parte il cuore. Tagliamo circa 3 o 4 cm di larghezza. Ho usato 2 tipi di cavoli, ma possiamo utilizzare solo uno di 2. Abbiamo 130 g di funghi shiitake. Con lo Scottex inumidito togliamo impurità se ci sono. Tagliamo la estremità del gambo del funghi shiitake. Parte gambo trittiamo e mettiamo nella polpetta di pollo. Invece qualche cappello dei funghi lo incidiamo diagonalmente in modo da disegnare una stella. I pezzettini che saltano fuori usiamo sempre per fare polpette di pollo. Quelli più grandi tagliamo in 4 trasversalmente. Prepariamo un cucchiaio di zenzero tritato. Questo viene messa per fare polpette di pollo.
Prepariamo un cucchiaino di aglio grattugiato e zenzero grattugiato ciascuno. Abbiamo una confezione di tofu, questa pesava 340 grammi. Ho preso tofu settato morbido, invece era meglio se era un po' più duretto, altrimenti utilizzerete tofu cottonato. Tagliamo metà dell'altezza e poi cerchiamo di avere 3 o 4 cm di larghezza. Bene, così abbiamo tagliato tutti gli ingredienti. Ora prepariamo polpette di pollo. Abbiamo 400 g di macinato 2 volte di cosce di pollo, senza pelle e disossato naturalmente. 2 volte macinato, potete chiedere al macellaio. Mettiamo 2 g di sale naturale, 2 g di pepe bianco macinato. Mescoliamo con la mano, con guanto, senza guanto, che comunque è importante mescolare con la mano. Abbiamo 1,5 uova mescolata bene, dividendo 3 o 4 volte e aggiungiamo questo carne. Ogni volta che aggiungerete il liquido della uova, sentite che il macinato del pollo non lo assorbe subito. Però mescolando bene il macinato con la mano, vedrete che un po' alla volta lo assorbe tutto il liquido della uova e così le polpette del pollo diventeranno morbidissime. Aggiungiamo mezza cipolla tritata e mescoliamo. Mettiamo anche un cucchiaio di zenzero tritato e tritato di gambo dei funghi shiitake. Mescoliamo. Mettiamo 10 g di miso. Mescoliamo e alla fine 2 cucchiaini di fecola di patate e mescoliamo per l'ultima volta. Ho lasciato da scorsa notte 1800 ml di acqua e 10 g di alghe kombu. Ho lasciato in ammollo. Se è periodo invernale potete lasciare fuori. A parte periodo caldo non farete questa ricetta, però se capita di fare periodo caldo bisogna mettere nel frigo durante notte. Scaldiamo l'acqua con fuoco medio-basso. Quando cominciano a saltare fuori questi bollicini piccoli, tiriamo su alghe kombu e poi queste alghe kombu utilizzeremo per un'altra cosa e futuro posterò questa ricetta. Non buttate via, che è molto preziosa. Mettete nella pellicola, conservate nel freezer. Portiamo a ebollizione, schiumette togliamo con la schiumarora, spegniamo fuoco, mettiamo 20 g di katsuobushi, sono delle scaglie di tonnetto essiccati. Lo spingiamo giù gentilmente con i bastoncini in modo che bagnano tutto quanto e lasciamo per 5 minuti così e dopo togliamo con la schiumarora. Anche katsuobushi è molto preziosa, non buttate via. Una volta che lasciate a raffreddare, mettete in pellicola, conservate nel freezer e poi quando accumulano certa quantità e facciamo bella ricetta. Mettiamo questa salsa fatta con 90 g di sake, 90 g di mirin, 90 g di salsa di soia. Lo scaldiamo il brodo. Bagniamo la mano sinistra con l'acqua, almeno che tu non sia mancina. Con la mano sinistra bagnata di acqua prendiamo il blocco di macinato. Con il resto delle dita pressiamo il macinato in modo da farlo uscire dal cerchio. Una volta esce una certa quantità, lo prendiamo con un cucchiaio e lo mettiamo nel brodo. Creiamo la forma del cerchio con il pollice e l'indice. Vi faccio rivedere. Prendiamo il blocco di carne con la mano sinistra. Creiamo il cerchio con il pollice e l'indice e poi lo pressiamo con il resto delle dita e lo facciamo uscire e prendiamo con un cucchiaio una certa quantità come una pallina. Vedete che con il pollice sto accarezzando il macinato per lisciarlo. Accarezziamo con il pollice e lo facciamo uscire, lo prendiamo con un cucchiaio e lo mettiamo nel brodo.
Il brodo non deve essere bollente, ma è bello scaldato. Finiamo di fare tutte le polpette. Ultimo pezzo prendiamo in questo modo, con le mani creiamo pallina. Le schiumette togliamo con la schiumalora. Tiriamo su le polpette, mettiamo nella ciotola. Nella pentolona nabe, questa si chiama nabe per questo che questo piatto si chiama chankonabe, e poi recentemente ho postato Yosei Nabe, sempre utilizzato questa nabe. È importante che sia una pentolona capiente, possibilmente a dei spessori come materiale che riesca a mantenere il calore per lungo. Mettiamo tutti gli ingredienti, tranne quelle foglie morbide che magari mettiamo più tardi. Mi sembra troppa quantità e magari faccio secondo giro così consumiamo tutto questo cibo. Abbiamo 300 grammi di pancetta cruda tagliata sottile da 1 millimetro. Questo ho fatto tagliare da macellaio. Ho trovato una pancetta cruda meravigliosa bilanciata fra parte rosso e parte grasso, è bellissima. Anche questa non ci stanno tutto quanto, quindi facciamo secondo giro. Funghi shiitake, le polpette di pollo macinato e il tofu. Mettiamo questo brodo che ho anche messo un cucchiaino di grattugiato di aglio e grattugiato di zenzero, ciascuno un cucchiaino. Tutti gli ingredienti e dei dosi, come al solito, potete guardare anche nella descrizione. Mettiamo il coperchio, cuciniamo con fuoco vivace. Il brodo era già caldo, le polpette erano già cotte, quindi controllate se sono cotti le verdure e pancetta. Ora possiamo mangiare chankonabe. Sulla tavola si può vedere anche kimpira gobo e tsukemono che ho postato recentemente. Metterò il link. Al centro in basso potete vedere anche un piatto di daikon che si chiama senmaizuke ed è buonissimo. Al più presto posterò la ricetta. Non c'è la regola difficile per mangiare. Ognuno serviamo nella ciotola. Era squisita, c'era concerto di sapori della pancetta, polpette di pollo, verdure, tofu, funghi shiitake e il sapore della zuppa è spettacolare. Aveva già il suo sapore buonissimo di dashi con alghe kombu e katsuobushi condito sake, mirin, salsa di soia. In più sono usciti tutti i sapori di questi meravigliosi ingredienti. Era una serata molto fredda, ma ci siamo scaldati con questo caldissimo e soprattutto buonissimo piatto. Per godere fino alla fine questa zuppa speciale ho preparato udon come vi dicevo. Li ho lessati nell'acqua calda senza sale con un'altra pentola e li ho aggiunti nella zuppa bella scaldata e ho messo dei cipollotti tagliati fini fini. Anche udon con questa zuppa era buonissima. Questo video termina qui. Se vi è piaciuta questa ricetta mettete un like, iscrivetevi al mio canale cliccando sul mio logo che c'è in questo video in basso alla destra. Condividete questo video con qualcuno che possa essere interessato. Scaldatevi anche voi mangiando un piatto chankonabe. Grazie per aver guardato fino alla fine questo video. Questa è la 60ª videoricetta sul mio canale. Spero che sto creando dei video che siano utili e interessanti per voi. Per poter vedere tutti i video, cliccate sulla sezione video che si trova sulla homepage del mio canale. Ringrazio tutte le persone che guardano mio video ricetta, ma soprattutto chi sono già iscritti al mio canale. Questo vostro gesto mi fa capire che esistono delle persone che possono interessare mie video ricette. E sapere questa cosa mi dà la forza di continuare a creare prossime video ricette. Quindi vi ringrazio ancora, ci vediamo prestissimo con prossima ricetta.
Ciao a tutti!